Ciao a tutti e benvenuti a Italian Pod, il podcast che ti accompagna nel tuo viaggio verso la padronanza dell'italiano. Sono Luca, uno dei vostri conduttori, e oggi siamo qui con una nuova lezione pensata proprio per chi sta iniziando a muovere i primi passi nella lingua italiana. E ciao da parte mia. Sono Francesca e sono felicissima di essere qui con voi. Oggi affrontiamo un tema potente, vero, che vale non solo per lo studio di una lingua, ma per la vita in generale. Senza fatica, niente risultato. È questo il nostro tema di oggi. Niente scorciatoie, niente miracoli. Solo impegno, costanza e fiducia nel processo. Esatto. Senza fatica, niente risultato. Una frase che forse avete già sentito, ma che oggi prendiamo in mano con forza. Perché imparare una lingua non è sempre facile. A volte ci si sente bloccati, frustrati, come se non si facesse mai progressi. Ma proprio in quei momenti, quando vorresti mollare, è importante ricordare che ogni errore, ogni caduta, ogni non ce la faccio è parte del processo. I campioni non nascono tali. Diventano campioni perché continuano, anche quando fa male. Questa lezione è pensata per livello principiante, A1, A2, del quadro comune europeo. Useremo un dialogo semplice, parlato lentamente, con parole chiave che vi aiuteranno a capire e a ricordare. E non solo. Dopo il dialogo analizzeremo insieme 4 frasi fondamentali. Vi mostreremo come usarle nella vita di tutti i giorni e poi le riascolterete nel contesto, così potrete riconoscerle con più facilità. Il nostro obiettivo? Farvi sentire meno soli in questo percorso, farvi capire che la frustrazione è normale, che il dubbio è normale, ma che con costanza e motivazione ce la potete fare. Oggi vi racconteremo la storia di Giorgia, una giovane ginnasta che vuole mollare dopo un esercizio andato male, e del suo allenatore, Marco, che con pazienza e fermezza le ricorda che ogni grande risultato nasce da un momento in cui si ha voglia di arrendersi, ma si decide di andare avanti. È una storia semplice ma intensa, e dentro c'è tutto, emozioni, dialogo quotidiano e soprattutto una lezione di vita. Prima di ascoltare il dialogo, però, diamo un'occhiata al vocabolario chiave che vi servirà per capire bene quello che sentirete. Siete pronti? Prima di ascoltare il dialogo, vediamo insieme alcune parole e espressioni importanti che vi aiuteranno a capire meglio la conversazione tra Giorgia e Marco. La prima parola è mollare, significa smettere, arrendersi, lasciar perdere qualcosa. Per esempio, non mollare ora, sei quasi alla fine. Si usa spesso quando qualcuno è vicino al limite, ma deve continuare. La seconda è fallire. Vuol dire non riuscire a fare qualcosa, non raggiungere l'obiettivo. Attenzione! Non è una parola negativa di per sé, è parte del processo di crescita. Per esempio, ho fallito l'esame, ma riproverò. Terza parola, frustrato. È uno stato d'animo. Quando ti senti frustrato sei deluso, arrabbiato con te stesso, perché non riesci a fare qualcosa nonostante gli sforzi. Per esempio, dopo 3 tentativi si è sentito frustrato e ha lasciato la palestra. Poi abbiamo allenatore. Una parola facile ma importante. È la persona che guida, insegna, motiva chi si allena. Non solo nello sport, ma anche nella vita. Per esempio, il mio allenatore mi dice sempre di credere in me stesso. Altra parola, principiante. Indica chi sta iniziando a fare qualcosa, chi non ha ancora esperienza. Per esempio, sono un principiante in italiano, ma imparo ogni giorno. Poi c'è esercizio. Può essere un movimento fisico, come in palestra, oppure un'attività mentale,
come a scuola. Per esempio, l'esercizio è stato difficile, ma necessario per migliorare. E infine, difficoltà. Plurale di difficoltà significa ostacoli, cose non facili da fare. Tutti le incontrano. L'importante è non averne paura. Per esempio, all'inizio ho avuto molte difficoltà con i verbi irregolari. Ricordate queste parole: mollare, fallire, frustrato, allenatore, principiante, esercizio, difficoltà. Le sentirete nel dialogo che sta per arrivare. Ora chiudete gli occhi, respirate e preparatevi ad ascoltare la storia di Giorgia e Marco. Parleremo lentamente, in modo chiaro, perché possiate seguire ogni parola. Pronti? Via! Giorgia, perché sei seduta? Dobbiamo continuare l'allenamento. Non ce la faccio più, Marco. Ho provato 5 volte e sono caduta ogni volta. Questo esercizio è troppo difficile per me. Lo so che è difficile, ma ricordati, tutti i campioni hanno iniziato proprio da qui. Anche loro sono caduti, anche loro hanno voluto mollare. Ma io non sono un campione, sono solo una principiante e forse non lo farò mai bene. Ascoltami bene, nessuno nasce imparato. Ogni grande ginnasta ha fallito migliaia di volte prima di riuscire. Il segreto non è non cadere, il segreto è alzarsi sempre. Ma fa male, cadere fa male, fallire fa male. Mi sento frustrata. È normale, quando ti importa fa male, ma quella sensazione è il segno che stai crescendo. Senza fatica, niente risultato. E se non ce la faccio mai? Ce la farai. Perché non arrenderti oggi? Perché non mollare proprio adesso, proprio quando sei vicina a migliorare? Non so se sono abbastanza forte. La forza non viene prima del successo, viene dall'andare avanti anche quando non ce la fai. Continua a provare, un tentativo alla volta. Forse posso provare ancora una volta? Solo una volta? Prova finché non ce la fai, non finché non ti arrendi. Ora che hai ascoltato il dialogo, è il momento di analizzare insieme 4 frasi chiave. Frasi che puoi usare ogni giorno, anche se sei principiante. Prima frase: non ce la faccio più. Questa espressione mostra stanchezza, sia fisica che mentale. Si usa quando si è al limite. Esempio: dopo ore di studio ti ho detto, non ce la faccio più. Ricorda, ce l'ha si riferisce alla capacità di riuscire in qualcosa. Seconda frase. Anche loro sono caduti, anche loro hanno voluto mollare. Questa frase dà speranza. Mostra che nessuno è immune alla fatica. Anche i migliori hanno avuto dubbi. Puoi usarla per incoraggiare qualcuno. Non mollare. Anche i campioni hanno voluto mollare. Terza frase. Il segreto non è non cadere. Il segreto è alzarsi sempre. Una frase potente. Ti insegna che l'errore non è il problema. Il problema è non riprovarci. La puoi ripetere a te stesso quando fallisci. Oggi sono caduto, ma mi alzo. Domani riprovo. Quarta frase. Senza fatica, niente risultato. È il cuore del nostro episodio. È un modo di pensare. Niente è davvero prezioso se non costa uno sforzo. Usala come promemoria. Quando ti senti debole, ripetila piano. Senza fatica, niente risultato. Ripetiamo insieme le 4 frasi. 1. Non ce la faccio più. 2. Anche loro sono caduti. Anche loro hanno voluto mollare. 3. Il segreto non è non cadere. Il segreto è alzarsi sempre. 4. Senza fatica, niente risultato. Memorizzale, scrivile, ripetile ad alta voce. Diventeranno parte del tuo italiano e anche parte della tua forza. Ora vogliamo aiutarti a parlare come un madrelingua. Non solo a capire le frasi, ma a usarle con naturalezza, con ritmo, con sentimento. Partiamo da una cosa importante. In italiano le emozioni si sentono nella voce.
Non basta dire le parole giuste. Devi sentire il tono giusto. Per esempio, quando dici non ce la faccio più, devi abbassare leggermente la voce come se fossi stanco. Prova, non ce la faccio più. Sì, esatto. E quando dici il segreto è alzarsi sempre, devi parlare con forza, con convinzione. È una frase che dà energia. Prova. Il segreto è alzarsi sempre. Un altro trucco. In italiano, ripetere una parola o una struttura dà enfasi. Marco dice, anche loro sono caduti, anche loro hanno voluto mollare. La ripetizione di anche loro rende il messaggio più forte, più vero. E attenzione ai verbi al passato prossimo. Quando parli di esperienze passate come sono caduto, hanno fallito, usa l'ausiliare giusto. Con i verbi di movimento, come cadere, si usa essere sono caduto, non ho caduto. Altra espressione naturale, proprio adesso, significa in questo momento, ma con un senso di tensione. Marco dice, perché non mollare proprio adesso? Vuol dire non arrenderti proprio nel momento più difficile. E quando vuoi incoraggiare qualcuno puoi dire ce la puoi fare. Non serve una frase lunga. 3 parole con voce calda bastano. Oppure riprova. Un tentativo alla volta. È semplice ma profondo. Infine, ricorda, in italiano il silenzio conta. Quando sei frustrato, a volte basta un sospiro, una pausa, e poi una frase breve. Forse posso provare ancora. Mostra che stai riflettendo, che stai combattendo. Ora preparati. Stiamo per riascoltare il dialogo. Stavolta ascolta non solo le parole, ma il tono, le pause, le emozioni e cerca di riconoscere le 4 frasi che abbiamo imparato. È il momento di riascoltare il dialogo tra Marco e Giorgia. Adesso lo ascolti con occhi nuovi, con orecchie più attente. Mentre ascolti, cerca di riconoscere le 4 frasi chiave che abbiamo analizzato. 1. Non ce la faccio più. 2. Anche loro sono caduti. Anche loro hanno voluto mollare. 3. Il segreto non è non cadere. Il segreto è alzarsi sempre. 4. Senza fatica, niente risultato. Segnale quando le senti. Fermati, ripeti ad alta voce. Imita il tono, la pronuncia, l'emozione. È così che impari a parlare davvero. Ecco il dialogo. Ancora una volta. Ascolta con attenzione. Giorgia, perché sei seduta? Dobbiamo continuare l'allenamento. Non ce la faccio più, Marco. Ho provato 5 volte e sono caduta ogni volta. Questo esercizio è troppo difficile per me. Lo so che è difficile, ma ricordati, tutti i campioni hanno iniziato proprio da qui. Anche loro sono caduti, anche loro hanno voluto mollare. Ma io non sono un campione, sono solo una principiante e forse non lo farò mai bene. Ascoltami bene, nessuno nasce imparato. Ogni grande ginnasta ha fallito migliaia di volte prima di riuscire. Il segreto non è non cadere, il segreto è alzarsi sempre. Ma fa male, cadere fa male, fallire fa male. Mi sento frustrata. È normale, quando ti importa fa male, ma quella sensazione è il segno che stai crescendo. Senza fatica, niente risultato. E se non ce la faccio mai? Ce la farai. Perché non arrenderti oggi? Perché non mollare proprio adesso, proprio quando sei vicina a migliorare? Non so se sono abbastanza forte. La forza non viene prima del successo, viene dall'andare avanti anche quando non ce la fai. Continua a provare, un tentativo alla volta. Forse posso provare ancora una volta? Solo una volta? Prova finché non ce la fai, non finché non ti arrendi. Bravo. Hai riconosciuto le frasi? Le senti più chiare ora? Riprova ad ascoltarlo ancora se vuoi. Ogni volta imparerai qualcosa di nuovo. Se sei arrivato fin qui, significa che non hai mollato.
E questo, da solo, è un risultato. Ogni volta che ascolti, ogni volta che ripeti, ogni volta che dici provo ancora, stai crescendo. Non importa se non capisci tutto subito, l'importante è continuare. Ti chiediamo solo una cosa. Non fermarti qui. Ascolta di nuovo questo episodio. Parla ad alta voce. Ripeti le frasi. Registrati e ascolta la tua voce. Vedrai che col tempo suonerà sempre più naturale. E se ti senti frustrato, va bene, è normale. Ricorda le parole di Marco. Il segreto non è non cadere, il segreto è alzarsi sempre. Lasciaci un messaggio se vuoi. Raccontaci la tua storia. Quando hai voluto mollare? Quando hai deciso di andare avanti? Vogliamo sentirti. Seguici, condividi Italian Pod con qualcuno che sta imparando l'italiano. Più siamo, più impariamo insieme. Grazie di cuore per essere stato con noi oggi. Siamo orgogliosi di te. Davvero. Alla prossima lezione, con un nuovo dialogo, nuove parole e una nuova sfida. Fino ad allora, continua a provare. Un tentativo alla volta. Ciao da Luca! E ciao da Francesca. A presto.